Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate. Abbiamo la sacerdotessa per marzo 2026. Può essere un periodo di grande intuizione per voi, amici dei pesci. La sacerdotessa è una di quelle carte che vede al di là del giusto o sbagliato e quindi riesce ad avere questa visione globale sul futuro. Ed è anche una carta, come vi dicevo, di grande intuizione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok. Partiamo con l'eremita, un re di spade, ruota della fortuna, regina di denari, appeso, abbiamo un 7 di pentacoli, la morte e un imperatore. Mm. Avete vari arcani maggiori, 1, 2, 3, 4, 5 su 8 carte. Quindi è già una stesa importante. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare come dei messaggi slegati tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, le relazioni, il denaro, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo eremita che secondo me indica come una fase di introspezione, una fase dove qualcuno si sta chiedendo dove voglio andare, cosa voglio fare, che cosa ho imparato dal passato. C'è un 9 di spade e un 8 di coppe. Il 9 di spade è una carta di preoccupazioni. È come se ci fosse qualche cosa inerente al passato che potrebbe preoccuparvi, qualche cosa che non avete fatto, qualche corso, potrebbe anche essere qualche tipo di ricerca, qualche tipo di introspezione. Andiamo a vedere il re di spade. Papa e fante di spade. Mm. Tre carte che mi dicono, mi parlano di regole, che mi parlano di imparare qualcosa o insegnare qualcosa. Siccome io prima vi ho detto che è come se mancasse un pezzo, può essere anche proprio un pezzo di carta, quindi l'attestato, il diploma, quello che è. Potrebbe essere che qualcuno nel mese di marzo effettivamente decida di intraprendere un nuovo percorso di studi o di riprendere un percorso di studi. Se quello non fosse il vostro caso, perché come la sensazione che si apra una certa rigidità. Mm? Cioè, il Papa in questo caso, cioè, o meglio, il Re di Spade è uno degli arcani minori del Papa, nel senso che riguarda un po' la legge morale. Quindi può esserci, la sento un po' spirituale questa lettura in realtà. E comunque potrebbe esserci come un qualche cosa che a livello morale o è rimasto sospeso o magari, non lo so, avete fatto qualcosa o detto qualcosa o vi siete infilati in qualche cosa che moralmente sentivate che non era proprio in allineamento
con la vostra anima. E il fante di spade potrebbe anche dire che c'è bisogno come di monitorare una certa situazione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, perché comunque arriva un cambio. 5 di pentacoli e 6 di pentacoli e re di spade. Qui c'è un tema con i soldi, perché ruota della fortuna, 5 di pentacoli e 6 di pentacoli. Allora, la ruota della fortuna sì, normalmente fa riferimento a qualche cosa che arriva di positivo, può essere il denaro, però in questo caso, vedendo queste due carte, 5 e 6 di pentacoli, può esserci come un cambio a livello monetario. Non vi nego, perché 6 di pentacoli è uno degli arcani minori del Papa, parla di contratti, parla di scambi commerciali, parla di ufficializzazioni, però se qui c'è la possibilità di un contratto effettivamente con il Papa, qua c'è anche la necessità probabilmente di cambiare certe dinamiche o con dei vecchi contratti, c'è da cambiare come potrebbe anche essere la gestione del tempo. Per gestire il nuovo contratto magari. Cioè io ho la sensazione che potrebbe succedere qualche cosa che un po' vi destabilizza a livello monetario. Andiamo a vedere la regina. Cioè, in realtà non sento che... Bueno, lasciamola così, vediamo che cosa viene fuori adesso. Allora, 4 di spade e regina di pentacoli. Difatti, la vostra posizione personale a livello finanziario, a livello economico, a livello magari di investimenti, di proprietà, tutto quello che è la vostra risorsa monetaria, non sento che venga intaccata, però c'è come un qualche cosa o nei soldi che entrano, magari ne entrano meno, adesso poi i soldi ci arrivo, oppure questo nuovo contratto, questo percorso di studi potrebbe anche essere, come vi ho detto all'inizio, potrebbe effettivamente richiedere un sacco di sforzi da parte vostra, come se ci fosse qualche cosa che deve essere come direzionato. Andiamo a vedere l'appeso. 6 di bastoni e 10 di bastoni. Ragazzi, sento che con questo appeso qualcuno potrebbe rendersi conto che non è preso in considerazione come esattamente il contratto o l'accordo o la persona diceva. Cioè, sento che è come un... cerco di capire perché nel passato è andata così, che cosa mi è mancato, mi muovo nei confronti del futuro, diciamo, cercando di regolarizzare le cose, però è come se poi avvenisse un cambio improvviso con questa ruota della fortuna che effettivamente vi dà la possibilità di fare un po' il punto della situazione, secondo me, sia a livello pratico, sia a livello economico, sia a livello di soddisfazione personale, sia a livello di è quello che voglio io, è la mia verità, è quello che voglio fare, è la relazione che voglio vivere, cioè è come se ci fosse un momento qui di forte introspezione nel mese di marzo. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Abbiamo un 5 di spade e un re di bastoni. Io credo che questa situazione possa farvi, perché qui abbiamo 7 di pentacoli e appeso vicini, quindi secondo me dalla seconda metà del mese in poi potreste prendervi un attimo per decidere che strada intraprendere, che movimenti fare, come comportarvi con questo cambio che sta per arrivare. E a vedere la morte. Cavaliere di spade e asso di coppe.
Voglio una carta per l'asso. 4 di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'imperatore. Morte. E re di coppe. Allora, quello che sento io qui è che in qualche modo c'è una parte di questa realtà che state vivendo a marzo che non volete lasciare indietro con questa morte al contrario. Io credo che qui ci sia solo bisogno di trasformare un pochettino, potrebbero essere le cose, ma potrebbe anche fortemente essere il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedere le cose, il vostro modo di farvi carico di responsabilità che non vi appartengono, il vostro modo di guardare in faccia la vostra realtà più intima. Cioè, voi con voi stessi dovete essere onesti e non importa quanto cruda, brutta possa essere la realtà dei vostri pensieri, tanto li sapete solo voi. Ok? Quindi se non siete voi a giudicarvi, non vi giudica nessun altro. Il problema è che noi siamo i nostri peggior giudici. Però comunque, cosa voglio io? Questa cosa qua mi piace veramente, lo sto facendo perché, ipotesi, ho bisogno di sentirmi amato e quindi faccio qualche cosa nei confronti degli altri per avere poi un ritorno. Potrebbe essere il, non lo so, perché sono in questa relazione, perché ho paura di stare da solo, per esempio, no? Quindi non importa quale sia la realtà, però l'importante è che secondo me siate onesti con voi stessi perché? Perché finendo con l'imperatore è come se aveste bisogno di costruire la vostra zona di comfort, la vostra zona sicura. La vostra... Allora, sono due archetipi, sia il re di coppe che l'imperatore, che mi parlano di padre. Allora, a livello siccome la sacerdotessa parla di dualità, ed è proprio la dualità tra il padre e la madre, tra il femminile e il maschile, credo che qui ci sia come, vi dico, la sento molto spirituale in realtà, come se aveste bisogno di regolarizzare il vostro padre. Anche qui abbiamo tutti archetipi maschili, quindi la mente, l'organizzazione, la produttività, il fare le liste, il programmare, il progettare, il mettere i confini, il contenere, il dare una direzione. Tutto questo è il padre interno. Siccome anche l'eremita è un uomo, io ho come la sensazione che qui ci sia da trasformare quello che è la vostra mentalità inerente, la vostra visione in generale, diciamo al di là delle dualità, ma poi anche inerente al vostro futuro. Vi dico che con questo imperatore alla fine, se per voi risultasse come una stesa di tipo materiale, per esempio, potrebbe fare riferimento ad una casa, ok? A delle ristrutturazioni per una casa. Adesso andiamo a vederlo. Allora, andiamo a vedere i vari settori. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Ci sono dei buoni potenziali, ragazzi, perché qui avete varie carte di contratto, avete la ruota della fortuna e un imperatore alla fine della lettura. Quindi secondo me è facile che qualche nuovo inizio, avete anche un asso qui, fatemi vedere un attimo, beh, la ruota della fortuna. Sì, secondo me è probabile che qualcuno effettivamente si lasci indietro un po' la situazione passata e inizi qualche cosa di nuovo. Se contiamo imperatore e papa, potrebbero anche essere contratti, insomma, di una certa lunghezza, magari non sono già subito a tempo indeterminato, però invece che essere un mese sono già di 3 mesi, ipotesi. Per quello che riguarda le persone che sono già occupate, allora qui vi dico, secondo me state un po' facendo il punto della situazione. Avete ancora voglia di stare in quella situazione? O quel tipo di lavoro, quel tipo di ambiente lavorativo è ancora per voi? Riuscite ancora a sopportarlo? Lo fate ancora con entusiasmo? Vi alzate il mattino contenti di andare al lavoro e di guadagnarvi la pagnotta? Oppure non vedete l'ora di venire a casa la sera? Qualcuno potrebbe, diciamo, agganciarsi un pochettino al fatto che non è visto o non è riconosciuto come vorrebbe. Ehm, Però in realtà, guardate, sapete che sento che è solo una vostra idea? Cioè, io credo che abbiate una certa, come vi posso dire,
importanza a livello lavorativo, che siate un punto di riferimento, magari voi non ve ne rendete conto, però in realtà sì. E vi dico anche che se state aspettando qualche promozione, qualche spostamento, qualche aumento di livello, soprattutto promozioni, io sento che alla fine del periodo effettivamente potrebbero arrivare o marzo potrebbe essere un buon periodo per chiedere questa promozione. Per le persone invece che sono autonome, allora, se siete autonomi a livello di, cioè, nel senso, come vi posso spiegare? Se siete autonomi e magari siete, non avete fissa dimora, cioè non avete un immobile dove lavorate, ma magari lavorate a casa delle persone, per esempio, sento che possono esserci dei contratti molto proficui, effettivamente, che vi daranno una certa stabilità. L'unica cosa è che sì, mettete tutto per iscritto e soprattutto con il fante di spade e il re di spade, anche le cose che possono sembrarvi scontate, inseritele nei contratti. Questo è molto importante per darvi questa stabilità, questa serenità d'animo. Se invece siete persone che lavorano, siete autonomi appunto e magari avete, non lo so, uno stabile per produrre il vostro prodotto, io ho come la sensazione che ci sia bisogno di fare delle ristrutturazioni, dei rinnovamenti, degli ampliamenti, degli restyling. Ehm, Attenzione, ho sentito la parola controlli, quindi dipendendo dal settore potrebbe essere l'ASL, potrebbe essere la finanza, cercate di tenere i libri contabili in ordine. Però a parte questo, io ho la sensazione che potrebbero esserci come delle spese da dover affrontare o magari è proprio un immobile da dover affittare piuttosto che comprare per far espandere la vostra attività. C'è qualche tema con i mattoni qua, a marzo, c'è come una valutazione di poter comprare qualcosa, qualcuno potrebbe addirittura essere nel mese dove firma il contratto per comprare quella casa, quello studio, quell'ufficio, quel capannone. Parliamo di soldi, ragazzi. Allora, qua, siccome c'è la ruota della fortuna accompagnata da un bellissimo 5 di pentacoli e 6 di pentacoli al rovescio, io direi, se potete, qualsiasi spesa non necessaria che volete fare a marzo, posticipatela, perché non è un buon mese. Io questa ruota, è vero che la ruota della fortuna di solito parla di risvolti positivi, però non è sempre il positivo che si aspetta il nostro ego, ok? La ruota della fortuna viene anche chiamata ruota del karma, ruota del destino, ok? Quindi noi molte volte fa anche riferimento alla dea bendata, no? E la dea bendata si dice che non si sa bene dove colpisca. Quindi noi molte volte ci aspettiamo qualcosa a livello egoico che in realtà poi non arriva perché il destino ci prepara altro. Siccome queste così, viste così, sono due carte di carenza, sono pentacoli e la ruota della fortuna ha anche più o meno a che vedere con i soldi, fate attenzione a cosa spendete, mi viene proprio da dirlo, avete due volte il re di spade, fate i budget preventivi, i budget a consuntivi, fatevi una cassa, un polmone, anche basterebbero 50 euro al mese, se non riuscite 50 va bene 10, l'idea è di avere una cassa dalla quale poter attingere nei momenti di crisi, perché sento che effettivamente potrebbero esserci dei momenti di incertezza, non tanto sul se prenderete il denaro, ma su come spenderlo, perché ci sono come delle spese importanti che vi aspettano e dovrete essere dei buoni strateghi. Per quello che riguarda i progetti, devo dire che
Allora, se sono progetti che avete in testa, è facile che inizierete nel mese di marzo a concretizzare questi progetti e lì arrivo anche un po' al soldo, no? Se questo progetto ha bisogno di un investimento importante, ecco, cercate di capire quali sono le priorità, fate una scaletta delle priorità eventualmente. E se si tratta di aprire una nuova attività, cercate di capire quali spese sono necessarie e quali si possono fare magari in un secondo momento. Però lo vedo come manifestabile in questo mese. Se è un progetto che avete già iniziato, vi dico, non va male, però monitorate, perché c'è come da mantenere il controllo su certe cose. Parliamo di sentimenti. Se vi devo dire, a livello familiare, famiglia intendo sempre quella di anime, quindi amici, parenti, vicini di casa, le persone che frequentate normalmente, guardate ragazzi, anche lì vi dico che potrebbero esserci, come vi posso dire, c'è da fare delle valutazioni. Io ho come l'idea che potrebbero esserci delle discussioni, soprattutto se ci sono dei temi di eredità, dei temi di divisione, potrebbe anche essere un contratto prematrimoniale, per esempio. Mm, ecco, anche lì scrivete tutto quanto, non date niente per scontato. Per quello che riguarda invece la relazione romantica, allora, se siete single, ragazzi, devo dire che secondo me, non tanto all'inizio mese, cioè, sì, c'è una persona che potreste incontrare a inizio mese, ma non so se sarà quella che vi sconquiffera. Ne vedo un'altra, diciamo dalla metà mese in poi, che potreste conoscere, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, eh. Comunque. E potrebbe essere effettivamente una persona degna della vostra valutazione. Vi dico, la sacerdotessa mi dice che avete una grande capacità di intuizione a marzo. Mm, semplicemente mi viene da dire, non vi esponete troppo. Rimanete un po' così in attesa, qui avete un po' tre carte che sono più introspettive, avete anche un 4 di spade, sì, e un 8 di coppe. Sono carte che vi invitano come dire, ad avere un low profile, un profilo basso, anche proprio nella conoscenza di questa persona. Però secondo me è un personaggio che può meritare. E l'unica cosa che vi dico è che siete talmente messi sul voi stessi, sul punto, sul anche autoguarigione per qualcuno, che potreste, come dire, aver bisogno di un aiuto per sciogliere un po' il cuore, per aprirvi, magari. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, io sento che qui c'è bisogno di regolarizzare qualche cosa. Per qualcuno si tratterà di capire dove andare a vivere, per qualcun altro si tratterà di capire che tipo di casa comprare, per qualcun altro si tratterà di capire che legame legale abbiamo io e te, per qualcun altro potrebbe essere il ci vogliamo sposare oppure no. C'è come una fase introspettiva sul dove sono io con questo partner, come vedo la relazione in un futuro. La vedo la relazione in un futuro. Questo ve lo dico perché avete l'8 di coppa al contrario, un 10 di bastoni, due volte la carta della morte. Io la morte in realtà non la sento negativa, eh. Anzi, qui si tratta di trasformare il vostro padre interno, quindi le regole. Ce l'avete molto forte in questa lettura. Se la relazione non vi soddisfa più o se, non lo so, avete paura di cadere in vecchie dinamiche del passato, semplicemente non rimanete lì ad aspettare, ma iniziate a fare qualche cosa
per dare come una stabilità alla relazione, per dare come una nuova regola, per dare come anche una sferzata di energia, mi verrebbe da dire. C'è comunque un papa, un imperatore e la ruota della fortuna. Quindi qui si tratta di cambiare delle dinamiche nel quotidiano, secondo me. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno o clandestina, sento che molti di voi si stanno chiedendo se vogliono rimanere o no in questa situazione o in questa relazione. Io credo che non vi sentiate visti o non vi sentiate considerati abbastanza. C'è come la necessità di avere più tempo insieme, di viversi di più. Nel vostro caso, ragazzi, sento che qualcuno potrebbe dare un ultimatum e avrà l'effetto effettivamente che voi desiderate, perché sento che in qualche modo dovrete aprire il cuore per dare quest'ultimatum e quindi non minacciare la persona, ma semplicemente dire alla persona come vi sentite. Quindi, guarda, ti voglio bene, sto bene con te, tutte quelle belle cose che si dicono o che sentite. E poi ad un certo punto arriva la bomba del tipo, però io così non riesco ad andare avanti perché ho anche una parte di sofferenza che non mi fa star bene. Quindi se le cose continuano così, io mi tiro fuori. E questo secondo me farà sì, sarà come una mossa strategica per in realtà facendo vedere questa vostra vulnerabilità, sento che l'altra persona vi rassicurerà. Ho come questa sensazione. Mm? Va bene, andiamo a vedere qualche credenza limitante. No, scusate, questa è una difficoltà che potreste vivere nel momento. Perché mi è difficile farmi aiutare? È difficile chiedere aiuto certe volte. Perché mi è difficile fare una scelta? E qui abbiamo effettivamente la sacerdotessa che mi parla di scelta anche. E la scelta attraverso i dubbi, eh? Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi credo responsabile della felicità altrui, quindi se io scelgo male anche gli altri potrebbero essere infelici, potrebbe essere così. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Verifico quale sia la mia necessità vera, la propria verità, l'eremita, e agisco di conseguenza. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Ne prendo una sola, ragazzi. Il cambiamento è continuo. Non opportici, ma fluisci con esso. Accettalo. Può non essere sempre comodo, morte 2 volte, quindi sforzati di accettare qualche piccola scomodità affinché il nuovo possa gloriosamente evolversi in te e attraverso di te, trasformandoti in un essere nuovo, colmo di luce, di amore e di ispirazione. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video e per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di spiegazione dove insomma vi dico un po' come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. E tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, divise per settore, quindi l'amore, i soldi, il lavoro, la bellezza, il tempo, insomma ce n'è una serie. Però in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di percorso formativo e che ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per adesso sono 4, io continuo a pubblicare, pubblico un video ogni sabato e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, perché appunto sono state create come una formazione, prima ci sono le basi e poi si va avanti.
Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!